Benvenuti nel video dedicato alla tasca inserita nella cucitura, come questo esempio oppure questo. Per effettuare questa tasca dovete essere nella versione di TTCAD L3. Prendo come esempio una gonna a 4 teli. Mi trovo nella pagina misure. Vado in gestione parti, nella parte del davanti. La mia intenzione è quella di costruire la tasca all'interno della cucitura del fianco e quindi in questa posizione. Vado sul davanti, clicco tasche e vado a selezionare la tasca tagliata New. Doppio clic, entro nella pagina tasche. La tasca New mi dà la possibilità di inserire i punti di inizio e fine tasca dove desidero sul contorno. Qui mi vengono indicati definizione punto taglio, inserisci nuovi punti in ordine orario rispetto al contorno della parte tramite un doppio clic del mouse. Il primo e l'ultimo devono stare sul contorno della parte originale. Allora, ho intenzione di costruire la tasca in questa posizione. Vi ricordo che il mouse, cliccando col tasto sinistro e trascinando, diventa 1 metro. Ho qui in alto la misura. Vi ricordo anche che i punti che vengono inseriti inizialmente possono essere spostati. Allora, dal punto B vorrei il primo punto che si trovasse a 4 cm e lo vedo qui sotto dalla vita. Faccio il doppio clic e compare il primo punto, il T1. Il secondo punto rispetto al T1, quindi l'apertura della tasca, vorrei che si trovasse a 14 cm e faccio il doppio clic. Si apre questa finestrella con scritto: hai specificato solo gli estremi del taglio. Vuoi applicare il tipo senza taglio? Mi sta chiedendo il programma se, siccome ho inserito i punti esattamente attorno al perimetro, se questa tasca la voglio costruire mantenendo la forma del perimetro. Gli dico di sì. Qui se ci fosse stato un taglio e voi volete creare la tasca sul taglio, un taglio arrotondato, vi mantiene quella forma. Ora devo definire i punti del sacchetto tasca e qui in alto vi indica: inserisci i nuovi punti in ordine orario rispetto al contorno della parte tramite un doppio clic del mouse. Il primo e l'ultimo devono stare sul contorno della parte originale. Allora, il primo punto va fatto sempre al di sopra del T1, prima del T1. Clicco qui. Il secondo punto lo faccio all'interno spostato verso il basso, il terzo punto un po' più in basso e il quarto punto al di sotto del T2. Facciamolo qui. Ok. Quando ho definito i punti sia del taglio che del sacchetto tasca, qui alla mia sinistra sono comparsi dei pulsanti che mi permettono di modificare e spostare i vari punti. Per quanto riguardano i punti TA e TB che ho inserito, posso spostarli tramite i pulsanti più e meno. Con il più va verso il basso, perché vi ricordo che i punti si spostano in senso orario. Con il meno invece va verso l'alto. Selezionando mostra quote complete tasca, mi vengono indicati anche i vari centimetri. In questo caso qui ho l'apertura che l'avevo stabilita io a 14 centimetri, possibilità sempre di misurare, ad esempio il TB con il punto SD mi dice che è 4 centimetri, allora il sacchetto tasca il punto SD che è del sacchetto tasca lo avvicino un po' al TB. Per quanto riguarda la forma e gli spostamenti di punti del sacchetto tasca lo trovate in questo riquadro qui. Allora l'SD lo avvicino, perfetto. Si può aumentare le dimensioni del sacchetto tasca con la larghezza e la profondità. La larghezza con il più si spostano tutti i punti in modo simmetrico e profondità con il più vado verso il basso e col meno verso l'alto. Poi ho anche la possibilità di modificare le curve di queste linee. Qui dove c'è modo modifica avanzata, seleziono, poi ho la possibilità, selezionando un lato, compaiono le possibilità che
o di cambiare angolo, curva, peso. In questo caso mi dice che la curva è una curva a 2 punti, vorrei modificare l'angolo dell'SA, del punto SA, faccio angolo manuale, okay, lo giro completamente, lo porto in senso così, in senso orario con il meno, okay. No. In questo modo vedo che l'angolo è quasi perpendicolare al taglio, mi va bene. L'angolo dell'SB lo lascio, però aumento il peso, così mi aumenta la rotondità. Vado a selezionare la seconda curva che si trova tra i punti SB e SC, lascio l'angolo, aumento solo il peso, lo porto a 90, anche il punto SC lo porto a 90. Seleziono l'ultima parte di curva, qui l'angolo lo lascio perché mi piace, aumento semplicemente il peso, porto a 100. Direi che ho creato la mia tasca e mi piace come forma. Vi ricordo che avete appunto la possibilità di modificare i punti, spostando i punti, utilizzando i riquadri qui in alto, e avete anche la possibilità con modo modifiche avanzate di modificare le curve e gli angoli. Cliccando OK, qui conferma, ritorno nella gestione parti e trovo il mio sacchetto tasca fatto con le 2 lineette che mi indicano l'apertura, l'ingresso dove entra la mano. Vi ricordo che quando dovete posizionare questo cartamodello, il programma ve ne propone uno, ma voi lo dovete posizionare, se eseguite una tasca sia a destra e a sinistra della vostra gonna, dovete posizionare il cartamodello 2 volte sulla stoffa doppia. Potete anche crearvelo il secondo sacchetto tasca, se siete più comodi, semplicemente selezionando e cliccando su Crea figlio. Crea figlio ve ne crea un sacchetto uguale identico, così quando dovete appoggiarlo sulla stoffa ve li trovate già entrambi. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!